Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vi mostro come fare questo elastico per capelli ad uncinetto. Credo che in moltissimi abbiamo visto questa immagine che gira già da un po' di questo elastico per capelli a questa cifra. Ovviamente questo è un progetto super semplice che un'uncinettina esperta può fare in pochissimo tempo, ma che anche una principiante può fare tranquillamente. Nel tutorial vi mostro lo schema, vi mostro come costruire l'elastico per capelli, ma soprattutto vi do un paio di trucchetti su come cambiare colore e come fare le cuciture per ottenere un risultato perfetto. Fatemi sapere se questo tutorial vi piace regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto il video, e scrivetemi anche se avevate già fatto elastici per capelli come questi o se volete che faccia altri progetti che avete visto in giro o che insomma di cui vi piacerebbe avere il tutorial. Scrivetemelo nei messaggi, io se posso vi accontento sempre volentieri. Se vi piace quello che faccio e non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi. Per voi è gratuito, ma per me è un grande aiuto. Basta cliccare il bottoncino qui sotto con scritto iscriviti. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per fare l'elastico per capelli in realtà ci serve poca cosa. Un uncinetto, una forbice, un ago da lana, il filato e un pezzo di banda elastica. Per quanto riguarda il filato, io ho usato il cablè numero 5 della Silke e l'ho usato doppio, il che vuol dire che potete usare i due capi di uno stesso gomitolo oppure unire due gomitoli anche di colori diversi. E ho usato un uncinetto da 3,5 mm, ma voi potete usare qualunque filato vi piaccia di più, che sia da usare più o meno con un uncinetto da 3,5 mm oppure più sottile e lo usate doppio. Iniziamo facendo un nodino iniziale, un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto questo filo, lo estraiamo con l'uncinetto e tiriamo. E lavoriamo tutte le catenelle che ci servono. Io ne ho lavorate 68. Lo scopo è arrivare ad avere una riga di catenelle lunga circa 40 cm. Quindi verificate con il vostro filo e il vostro uncinetto quante catenelle vi servono per arrivare a circa 40 cm. Una volta lavorate le catenelle che ci servono, aggiungiamo 2 catenelle che non contano come punto e partendo dalla terza catenella dell'uncinetto lavoriamo un punto alto in ogni punto. In questo modo giriamo il lavoro e da qui in poi tutte le righe sono uguali. Lavoriamo 2 catenelle che non contano come punto e poi un punto alto in ogni punto. E andiamo avanti a lavorare righe di punti alti lavorando un punto in ogni punto. Io in totale lavoro 10 righe di punti alti e cambiamo colore ogni volta che vogliamo. Per cambiare colore ci sono vari metodi. Ho fatto un tutorial tempo fa che vi lascio nella descrizione del video in cui vi mostro come cambiare colore facendo in modo che tutto il punto precedente sia del colore precedente e tutto il successivo del colore successivo. In questo tutorial vi mostro come cambiare colore tagliando il filo e annodandolo al filo del nuovo colore in modo che il cambio di colore venga esattamente dove vogliamo noi. Supponiamo che io voglia lavorare con il rosso fino a questo punto e da qui in poi con un altro colore. Disfiamo una parte del punto alto, cioè fino a qui, e teniamo il segno del filo circa qui e disfiamo un paio di punti e tagliamo qui dove abbiamo preso il segno. E
e annodiamo il filo con il filo del nuovo colore, facendo il nodino invisibile di cui vi ho fatto il tutorial anni fa. Vi lascio il link nella descrizione del video. E questo è il risultato. In questo caso il nodino non è del tutto invisibile perché i fili sono di due colori e perché soprattutto ho usato un filo doppio, ma facciamo in modo di lavorarlo in maniera che sia più nascosto possibile. Il mio obiettivo è che venga in alto sulla catenella. In questo caso, per esempio, è rimasto ben in vista sul dietro del punto. Quindi, come facciamo a farlo venire esattamente dove vogliamo noi? Disfiamo un paio di punti, in questo caso mi serviva che fosse un po' più avanti. Quindi disfo un paio di punti e li lavoro un po' più stretti. In questo modo faccio arrivare il nodino dove voglio io. Sulla catenella del punto, del prossimo punto. Così quando cuciamo o quando, come in tutti gli altri casi, lavoriamo la riga successiva, questa parte viene nascosta dal punto che lavoriamo sopra. Quindi in questo modo cambiamo colore di filo tutte le volte che vogliamo e come vediamo in quasi tutte le situazioni il risultato è perfettamente invisibile. Oppure se voi sapete quale sarà il rovescio del lavoro, la cosa migliore è far capitare il nodo dietro e quindi nello stesso modo, regolando la tensione degli ultimi punti prima del nodino, lavoriamo in modo che venga dietro. E così anche in questo modo abbiamo un risultato perfetto. Quando invece dobbiamo cambiare colore all'inizio di una nuova riga è ancora più semplice, basta far cadere il nodo sulle catenelle che usiamo per l'altezza. Una volta lavorato tutto il rettangolo che ci serve, il mio è lungo circa 40 cm e alto circa 11 cm. Facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E con un pezzo di filo e un ago senza punta cuciamo l'inizio e la fine del lavoro. Appaiamo l'ultima riga e le catenelle iniziali e cuciamo su quello che sarà il dritto del lavoro. Passiamo l'ago sotto la catenella del primo punto prendendo solo il filo dietro della catenella. Lasciamo una codina all'inizio per poi poter saldare e nascondere e dall'altra parte prendiamo la catenella iniziale, la prima e usciamo dalla seconda in questo modo. E poi torniamo di qua. L'ago rientra da dove esce il filo, prendendo sempre solo il filo dietro del punto e esce dal punto successivo. E ripetiamo. Dall'altra parte, da dove esce il filo, entro da davanti ed esco dal punto successivo. E andiamo avanti a cucire così.
e via via che lavoriamo alcuni punti tiriamo bene questa cucitura, che più è tesa e meglio viene. Con un ago nascondiamo le codine di filo attraverso i punti sul rovescio del lavoro. Ed ora inseriamo l'elastico. Io ho tagliato circa 25 cm di elastico e con un ago di sicurezza lo inseriamo nel tubo che abbiamo fatto. E qui molto semplicemente annodiamo e annodiamo a una grandezza che ci sembra insomma giusta per l'elastico. E adesso non ci resta che cucire i laterali. Riprendiamo il filo con cui abbiamo cucito il lato lungo e cuciamo anche qui, prendendo parte del punto da una parte e parte del punto dall'altra. E facciamo sempre lo stesso lavoro, rientriamo da dove esce il filo e usciamo un po' più avanti nel punto e idem dall'altra parte. Possiamo entrare dal punto a metà del punto e poi il punto successivo. E tiriamo bene. Alla fine possiamo annodare l'inizio e la fine del filo che abbiamo usato per cucire. E questi fili li nascondiamo attraverso i punti. E l'elastico è pronto, funzionante, bello, super colorato. Io l'ho fatto di 1000 colori, ricalcando un po' i colori di quell'immagine che abbiamo visto all'inizio, ma ovviamente potete scegliere i colori che vi piacciono di più o farlo anche in tinta unita. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Se vi è piaciuto non dimenticate di regalarmi il vostro like oppure di scrivermelo in un messaggio qui sotto al video, e se rifate questi elastici per capelli ricordatevi di condividere le vostre foto con me. Potete farlo taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook, trovate tutti i link nella descrizione del video. Io vi ringrazio come sempre di avermi seguita anche in questo tutorial, ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!